Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Vi spiego subito cosa ci serve, poi vedremo cosa andremo a realizzare. In realtà avete già una bella anticipazione qui a fianco. Per questo progetto, che è una borsa, quindi l'avete già vista, avete bisogno della raffia. Io ho preso quella naturale. La mia borsa, come vedete, è finita e questa è la rimanenza, quindi una rocca vi è più che utile. Il metro, un paio di forbici, un ago per cucire, un marcapunti e l'uncinetto 4,5. Questa volta sto utilizzando quello imbottito perché con la raffia si fa leggermente difficoltà a lavorarla. La borsa che ho creato per voi ha come misure di diametro sono 20 cm più o meno, 19,5, e per quanto riguarda i laterali sono 4 cm e mezzo. Questi manici e questa è una tracolla come vedete di metallo che potete aggiungere oppure omettere. Intanto vi faccio vedere una piccola grafica che ve la dovete tenere da conto, dopodiché iniziamo subito a lavorare. Cosa sono questi numeri? Questi sono praticamente le righe che ho fatto, che sono 7, e questi sono i punti che abbiamo utilizzato. Per avere queste misure dovete fare solo questi passaggi. Poi, se avete voglia di farla leggermente più grande questa borsa, ne aggiungete altri passaggi che sono facilissimi da fare. L'unica cosa che desidero dirvi: questa è una raffia naturale, di conseguenza è leggermente più sensibile rispetto a un filato sintetico. Quindi se la vostra borsa non si limita a questi giri, ma che ne so, ne fate altri 5 in più, quindi la volete una borsa rotonda bella capiente, vi consiglio di foderarla perché reggerà molto di più nel tempo, ok? E anche i manici cercare di aggiungere un filato o qualcosa che li possa tenere leggermente più resistenti. È normale che se la borsa è grande ma ci mettete poco o nulla dentro, la resistenza della raffia sarà maggiore. La borsa che ho creato, che qui dietro di me, è leggerissima, anzi vi dico che pesa di più la catena, quindi quella che ho aggiunto per poterla indossare come tracolla, rispetto alla borsa in sé. Questa è la rocca che mi rimane rispetto alla borsa già finita, quindi veramente pesa un niente. Il filato, quindi la raffia naturale, la troverete sul sito di Filati Discount, e soprattutto non sono solo questi colori, cioè solo il rosso o il giallo, che è quello che avete già visto l'anno scorso, ma ci sono ben altri. Vediamo subito come si crea questa borsa, dopodiché ci troveremo alla fine dove vi darò ancora delle indicazioni. Prendete il vostro filato e lavoriamo nel cerchio magico. Entrate con l'uncinetto, prendete il filo e andate a fare una e 2 catenelle. Vedete che questa volta non è stretta. Adesso prendiamo, vedete, entrate qui nella prima fatta con l'uncinetto, prendiamo il filo, lo tiriamo su, entriamo nel cerchio e andiamo a fare una mesa maglia. Però invece di caricare l'uncinetto come si fa normalmente, semplicemente entrate qui nell'ultima costina, prendete il filo, prendete quello che avete a disposizione e tirate su, ok? Quindi continuiamo, prendiamo dal di qui il filo, poi lo prendiamo dal cerchio magico e tiriamo su, e questa è una mesa maglia fatta diversamente. Quindi continuiamo così per farne 12 punti, ok? Quindi adesso ne abbiamo il primo, è quello delle catenelle, ok? Quindi 1 2 3 4 5, ne mancano tutti gli altri per arrivare a 12. Dopo aver lavorato 12 punti ho stretto tirando il cappietto più corto, però fate attenzione a non strapparlo perché comunque, come ho detto prima, è raffia naturale. Adesso iniziamo la seconda riga, quindi qua è finita. Prendete comunque il filo qui nella costina, entrate 1 e 2 nella seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio, prendete il filo e andate a lavorare una mesa maglia. Questa qui la marchiamo perché qui abbiamo iniziato la seconda riga, quindi mi raccomando per questo progetto di tenere su il marcapunti. Rientriamo, prendete il filo sempre nello stesso punto e facciamo il primo aumento. Quindi in questa riga
passiamo da 12 centrali a 24. Prendiamo il filo in questa maniera. Adesso dobbiamo cambiare per una cosa. A me mi piaceva che si vedesse la spirale del lavoro, quindi non vado a lavorare normalmente sulle costine principali, quella verso di me, quella esterna, semplicemente vado sotto e prendo questa costina qua che si crea mentre andiamo a lavorarlo. Io ho lavorato leggermente stretto, vedete, questa qua, quindi entro una volta, prendo il filo, normalmente creo il punto, rientro lì e faccio già il secondo aumento, quindi siamo già a 4, 1 2 3 e 4, e continuo, prendo il filo, vado dietro, questa vedete sono le costine principali, quella verso di me e quella esterna, vado proprio dietro e vado a prendere la costina, 1 e 2, finisco anche questa riga. Ho appena finito anche la seconda riga, adesso iniziamo la terza insieme, che è facilissima, però vi faccio vedere perché così dopo sapete lavorare da sole. Togliamo il marcapunti, prendete il filo in questa maniera, andate, vedete, questi sono quelli principali, andate dietro normalmente e andiamo a fare la prima maglia del terzo giro. Anche qui dobbiamo aumentare di 12. E come si fa? Adesso vi faccio vedere. Prima di tutto faccio un aumento, quindi lavorando sempre lì. Eccolo qua. Il secondo lo prendo e vado nel prossimo. Prendo il filo, vado nel prossimo a fare l'aumento, quindi praticamente nella terza riga avremo un aumento, un punto normale, un aumento, un punto normale. Io che cosa ho fatto quando avevo dei dubbi, perché comunque è facilissimo confondersi qua, sono andata a contare i giri, che sono questi qui. Nel primo avrò 12, nel secondo ne avrò 24, nel terzo 36, poi 48, 60, 72, 84, poi ne abbiamo 96 e così via, se voi dovete aumentare la borsa rispetto a me. Per chi ha difficoltà a lavorare con l'uncinetto 4,5 può aumentare leggermente l'uncinetto, è normale che dopo i centimetri saranno un po' di più, ma sarà anche leggermente più rarefatta, meno rigida. Guardate quanto è rigida adesso, non dovete mettere nulla come sostegno. Adesso voi continuate per tutti i giri necessari finché arrivate alla misura necessaria alla vostra borsa. Sta a voi decidere quindi quanto la volete grande. Mi raccomando, di pezzi ne bisogna farne 2, quindi tutto il giro attorno e poi anche il contorno che fra poco vi farò. Andiamo a lavorare anche l'ultimo punto, però questo punto, a differenza degli altri, dovete lavorarlo molto stretto. Adesso prendiamo un'altra volta il filo il filo di raffa sull'uncinetto, vedete che non ho preso il piedino, semplicemente faccio una mezza maglia normale. Adesso facciamo un punto basso e un punto bassissimo. Allora, ho fatto questo lavoro per chiudere, vedete, se qui mi sono alzata per andare a fare la spirale, qui l'ho conclusa la spirale. Adesso dobbiamo fare un altro lavoro. Ho detto che creiamo il laterale, quindi iniziamo il laterale. Dobbiamo andare a lavorare sempre lasciando la chiusura della riga bella visibile, quindi entriamo e lavoriamo qua sotto, un punto basso, poi il prossimo che con il punto che abbiamo usato per fare la spirale era più visibile, qua è un po' di meno, ma comunque adesso piano piano iniziate a vederlo, vedete, è questo qua. Io ho utilizzato l'uncinetto, come ho detto,
del 4,5 perché volevo comunque fosse un lavoro abbastanza compatto, perché non voglio andare a usare la fodera. Però se fate moltissima fatica aumentate leggermente l'uncinetto e sarà molto più facile da lavorare. E il risultato è questo, vedete, la chiusura della riga è visibile. Adesso io continuo per tutto il giro, tranne per la parte davanti che rimane, non dobbiamo lavorarla. Vi dico subito i punti che io ho bloccato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 punti ho lasciato questa distanza qui, che ve la do anche come centimetri, circa 11 centimetri. Per la chiusura ancora non ho deciso, vediamo un po' cosa mi ispira. Vado a finire questa riga lasciando qui 15 punti. Lavoro anche l'ultimo punto perché questo qui marcato è il 15°. Diciamo che questo è un progetto dove i marcapunti, volendo o non volendo, ci servono. Fate un punto catenella e girate il lavoro. Adesso torniamo indietro, semplicemente entrando in ogni punto e facendo dei punti bassi. Un altro metodo molto comodo da utilizzare per fare meno fatica con il polso: quando prendete il filo adesso con l'uncinetto, girate l'uncinetto così nella mano e scivola più facilmente, ok? Prendete il filo e poi lo fate scivolare. Ok, andate fino a concludere qui la riga. Vado a finire anche gli ultimi due punti bassi di questo pezzo. Adesso dobbiamo andare a unirli. Come facciamo? Utilizziamo la maglia bassissima. Mettete la parte brutta, tra virgolette, qua devo solo tagliarlo questo pezzettino così, e andiamo a cucirli qua. Adesso è un po' faticoso, ma io vorrei utilizzare la maglia bassissima per farlo. Se casomai non riuscite, fate semplicemente un giro di punto basso e poi la rovesciate. La fate magari sulla parte interna e poi rovesciate la borsa. Ho preso una costa, quindi quella verso l'interno, prendo anche una da questa parte. Iniziamo con un passaggio e il secondo passaggio. Il filo deve rimanere all'interno, guardate, è qua, e proviamo a fare questa cucitura con il punto bassissimo. Prendete quindi la costa interna di una parte, la costa interna dell'altra, prendete il filo, tiratelo da una parte e poi dall'altra e allungate un po'. Deve essere il punto uguale, identico ai due lati, nel senso, questa maglia bassissima non deve assolutamente tirare, deve rispettare il lavoro fatto in precedenza. Continuo, prendo un lato, prendo l'altro, prendo il filo dall'interno. Sicuramente farete un po' di fatica, però credo che ne valga la pena, e tirate. Ok, un lato poi l'altro, decidete voi quale prendere per primo, prendete il filo dall'interno e tirate, e il risultato è questo. Adesso con calma vado a fare tutto il giro, ci ritroviamo qui dove concludo praticamente il lavoro, poi ci occupiamo dei manici. Qui mi manca l'ultimo punto, ci sono riuscita, quindi ragazzi fatelo con molta calma e riuscirete. Devo dire che il risultato è fantastico. Adesso tirate un po' e da tagliare, perché questi due cappietti li nascondiamo in seguito. Ok, guardatela qui, è già bellissima, a me piace tantissimo, guardate, con questa spirale. Poi questa è la parte sopra,
Ah, e questo è il laterale, guardate quanto è bella, perché io ho lavorato un po' da una parte e un po' dall'altra, e quindi la cucitura non è dritta, è bellissima. È normale che adesso dentro non c'è niente, come vedete è vuota, quando sarà piena sarà ancora più gonfia, più bella. Adesso ci occupiamo dei praticamente dei manici. Qui sta a voi decidere se fare uno unico, che parte da qui, e ne fate uno unico così, oppure ne fate due. Iniziamo direttamente a lavorare sulla pochette, sulla borsa. Entrate con l'uncinetto qui proprio l'attacco dove ho finito di cucire, entrate da dentro, prendete solo un punto in questa maniera, qui abbiamo già il filo pronto, lo tirate all'interno, ok, e fate il primo punto basso. In realtà è un punto catenella, ma noi lo calcoliamo come punto basso. Ritornate su, prendete il prossimo punto e fate il secondo. Rientrate e prendete anche il terzo. Per quanto mi riguarda, 3 punti sono più che sufficienti per quello che devo fare io per questa borsa. E così non ho toccato la spirale rimane bella pulita per tutto il giro della borsa. Adesso, senza fare punti catenella, girate il lavoro, entrate qui in questi 3 punti e lavorateli a maglia bassa. 1, 2 e 3. Il primo cercate di farlo un po' più largo, così riuscite a fare questo passaggio qua. Girate il lavoro senza punto catenella, senza niente, e andate a lavorare semplicemente punti bassi. Io ho fatto 30 righe e la misura del mio manico è questo. Adesso vado a fare anche questo passaggio, faccio la cucitura qua negli ultimi 3 punti con l'ago, poi ci ritroviamo per vedere che indicazioni vi posso dare per adeguarla ai vostri gusti. Ed eccola finita la mia borsa, è piccolina ma abbastanza capiente per il portafoglio, il cellulare e le chiavi, quindi fantastica. Questa è anche la rimanenza della rocca che avevamo iniziato, voi l'avete vista nell'apertura del pacco che era tutta piena, quindi quasi quasi ne escono 2 da una rocca, in realtà dovrei andare a pesarli. Comunque, ritornando a noi, se la borsina la fate leggermente più grande della mia e avete intenzione di caricarla un po' di più, mi raccomando foderatela, perché parliamo sempre di una raffia naturale al 100% e ha una certa sensibilità. Mi sono accorta quando qua nel cerchio centrale, non nel video che ho fatto vedere a voi ma nell'altro, tirando si è strappata, ok? Però è normale che era un filo unico e qui invece abbiamo dei punti che comunque sono molto carichi. Nel dubbio quindi fate questo. Poi se la fate uguale identica alla mia, che pesa un niente, dove ci sta, come ho detto prima, quelle 3 cose, non c'è necessità di foderarla, è una borsina estiva ideale per le passeggiate. Per chi si è perso la parte iniziale, io ho utilizzato anche una tracolla di metallo, ve la faccio vedere, è questa, presa sempre sul sito di Filati Discount, e ogni tanto la sposto da una borsa a un'altra. I moschettoni originali sono questi piccolini, ma io ho aggiunto anche questi perché comunque questi qua sono talmente piccolini per una pochette molto ma molto elegante e semplice, non riuscivo a chiudere nelle altre borse, perché non è l'unica che ho utilizzato. Ecco, ho utilizzato anche delle pochette molto più pesanti di questa e la tracolla ha reagito in un modo fantastico, cioè non ha ceduto. Bene ragazze, questa è la mia prima borsa rotonda. Vediamo cosa ne pensate. A me piace un sacco questo cerchio, no? Questa spirale che si è creata è veramente dolcissima. Non volevo assolutamente togliere niente alla spirale, di conseguenza i manici li ho messi all'interno. È normale che potete anche comprarli già fatti e li mettete su di lei. Mi raccomando, l'apertura che sia di 10 cm, scusate, perché sennò dopo risultano troppo grandi, oppure la lasciate leggermente più grande, cioè vi spostate voi con la cucitura un po' di più. Quello insomma sono gusti.
voglio proprio vedere, insomma, di leggere i vostri commenti e vedere cosa ne pensate, cosa vi ispira, se la fate più grande, più piccola o uguale, identica. Potete anche cambiare filato, nulla vi vieta di fare tutto quello che volete. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.